Ciao a tutti e bentornati su Turkey News Magazine. È un piacere rivedervi qui, perché oggi affrontiamo un argomento che sta facendo mormorare il web e accendere i commenti, un dettaglio minuscolo all'apparenza, ma capace di scatenare grandi domande. Stiamo parlando di Cemre Arda, amatissima per la sua eleganza istintiva e per quel modo di raccontare la vita senza proclami, e di un gesto che ha colpito tantissimi fan. Continua a usare un regalo di Gökberk YLDRM. Il suo ex, avete capito bene? Una storia finita, un dono che resta. E il punto è proprio questo: cosa significa davvero quel piccolo oggetto che non vuole scomparire dal suo quotidiano? Questo video prova a sciogliere quel nodo, o almeno a tirare il filo giusto. Ripercorreremo la loro storia, proveremo a leggere tra le righe di quel gesto e, come sempre, ascolteremo la vostra opinione, perché l'interpretazione, si sa, è personale quanto la vita di ognuno. Prima però, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi a Turkey News Magazine, è gratis, e così non perderete nessuno dei nostri prossimi approfondimenti, tra curiosità, analisi e un pizzico di sano pettegolezzo. Toccate il tasto rosso e attivate la campanella, restare aggiornati non è mai stato così semplice. Andiamo al cuore. Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Per molti, una cosa loro, quel tipo di sintonia che non ha bisogno di troppi discorsi. La loro relazione, come tante nel mondo dello spettacolo, ha vissuto picchi, pause, sguardi che bastavano e silenzi che dicevano troppo. Poi, l'epilogo. Le separazioni sono quasi sempre un terreno fragile, emozioni miste, ricordi che affiorano, decisioni che non rispondono a logiche lineari. Ed è proprio lì che nasce il mistero. Nelle foto rubate, nelle storie, nelle uscite pubbliche, Cemre indossa ancora un dono di Gökberk. Non un dettaglio qualsiasi, non un accessorio anonimo. Un oggetto che, per la sua natura, sembra custodire qualcosa di più. Da qui, le ipotesi non si sono fatte attendere. C'è chi ci legge un gesto di tenerezza, un modo per onorare ciò che c'è stato, oltre ogni titolo e oltre ogni addio. C'è invece chi lo interpreta come una dichiarazione in codice, un cenno a lui, forse persino un filo sottile per tenere viva una connessione che, almeno per lei, non si è spenta del tutto. E poi c'è chi sceglie la via più semplice, le piace, punto. Ma bastano poche inquadrature per capire che non è un'ombra casuale nel suo stile. È lì, presente quanto basta per farsi notare e discreto abbastanza da non sembrare una mossa di scena. Guardiamo la scena da un'altra angolazione. Quando una storia finisce, cambiano molte cose, ma gli oggetti spesso restano. C'è chi ha bisogno di dar via tutto per respirare, come una catarsi fisica che aiuta a rimettere ordine alle emozioni. E c'è chi, a prescindere da come si sia consumato l'addio, conserva qualcosa. E questo, amici, parla. Nel caso di Cemre, il regalo in questione, lo dicono gli scatti e le riprese, è un oggetto di uso frequente. Non sta in fondo a un cassetto, non è parcheggiato in una scatola con l'etichetta prima o poi. È con lei, nelle giornate di lavoro, nei caffè con gli amici, negli eventi dove ogni dettaglio viene registrato, commentato, persino ingrandito. Allora viene la domanda. È soltanto un oggetto che ama? Lo trova utile? O dietro questa scelta c'è un significato più sottile? Consideriamo che Cemre è una figura pubblica con un'immagine curata e uno sguardo addosso che pesa ogni gesto. Il fatto che continui a usare quel regalo di Gökberk, sotto i riflettori, acquista un'importanza diversa. Non è una cosa fatta al riparo da occhi indiscreti, è un segnale visto da tutti. Questo può voler dire molte cose. Da un lato, maturità. Il riconoscimento di un affetto che va oltre la forma, la prova che i legami possono trasformarsi senza per forza evaporare. Forse entrambi hanno capito che il loro legame non doveva dissolversi del tutto, e che alcuni segni di cura possono restare, persino quando la parola coppia non è più sul tavolo. Così, quell'oggetto diventa la prova che non c'è rancore, che la fase più dolorosa è passata, che si può restare civili, gentili, persino grati. Dall'altro lato, ed è qui che si accende la curiosità, potrebbe esserci un messaggio implicito. Nel mondo delle celebrità, dove ogni dettaglio è un titolo possibile,
Un gesto simile può essere un modo elegante per dire qualcosa. Cemre sta dicendo che prova ancora qualcosa per lui? È un modo per mantenerlo presente nel suo quotidiano, anche solo in modo simbolico? O, ipotesi più ardita, ma non per questo da scartare, sta cercando una reazione? A volte, sulla scena pubblica, anche il più piccolo gesto diventa un segnale. Quando un bracciale compare in 3 scatti consecutivi, in contesti diversi, non è più un caso, è una scelta. C'è poi la natura del regalo. Se parliamo di qualcosa di personale, un gioiello inciso, un oggetto nato da una storia loro, la sua presenza continua pesa molto più di un libro o di un capo qualunque. Le immagini disponibili suggeriscono un valore affettivo. Chi segue Cemre sa che non è una che accumula. Seleziona, sceglie, lascia andare. E allora quel dettaglio, quel ritorno costante, colpisce ancora di più. C'è chi giura di averlo intravisto durante un servizio in riva al mare, chi alla prima di un evento charity, chi in una semplice foto al tramonto con una tazza in mano. Non un'ostentazione, mai, piuttosto un'ombra fedele. Mettiamo questo tassello dentro il quadro più ampio delle separazioni nel mondo dell'intrattenimento. Spesso le rotture arrivano veloci, vengono raccontate troppo, e lasciano uno strascico di supposizioni. Gökberk e Cemre non hanno fatto eccezione. Il modo in cui hanno gestito quel passaggio, e il modo in cui oggi gestiscono ciò che ne resta, un regalo, racconta molto di come sono fatti. Gökberk, da sempre misurato, ha un'eleganza che evita gli eccessi. Cemre, luminosa ma concreta, non cede a spettacolarizzazioni facili. Dentro questi 2 temperamenti, un oggetto può farsi bussola. Per qualcuno indica rotta verso il passato, per altri è semplicemente un punto cardinale per non perdersi. Una lettura possibile è che Cemre sia una persona che non butta via ciò che ha un cuore. Se un dono ha una memoria, lei non la nega. È una qualità, forse, valorizzare le esperienze e le persone che hanno attraversato la sua strada, anche quando la strada prende direzioni nuove. Un'altra interpretazione. La relazione romantica è finita, ma la connessione umana tra loro non è stata cancellata. Forse si stimano come persone, come professionisti. Forse si vogliono ancora bene in una forma diversa. E quel regalo è un promemoria di un filo che non si spezza, ma cambia trama. Non tutte le storie finiscono in guerra. Alcune, col tempo, si riorganizzano, diventano altro. E poi c'è una verità semplice: vivere sotto i riflettori significa vedersi letti anche quando non si parla. Il fatto che Cemre continui a usare quel dono potrebbe essere il suo modo di restare autentica, di non piegarsi alla pressione di cancellare il passato per ripulire la timeline. È come dire, sì, questa esperienza mi appartiene, e la accolgo. E in questo c'è una forza rara, la libertà di non riscrivere tutto, ma di convivere con ciò che è stato. Certo, c'è anche l'ipotesi più strategica. A volte gli artisti usano piccoli gesti per tenere viva l'attenzione, per nutrire il racconto pubblico. Può sembrare cinico, ma nel mondo in cui immagine e narrazione sono carburante, non è un'idea da archiviare. Eppure, conoscendo il profilo di Cemre, più riservato su certi temi, questa pista perde forza. È più probabile una miscela, il valore del ricordo, un rapporto personale rimasto sano, e un oggetto che le piace davvero e le è comodo. Perché sì, può anche essere semplice così. Nel frattempo, i fan si sono divisi. C'è chi spera nel ritorno di Fiamma, leggendo in quel bracciale l'eco di una promessa mai davvero spezzata. C'è chi preferisce pensare a una maturità nuova, quella che permette di tenere in tasca la gentilezza anche quando il capitolo è chiuso. E c'è chi osserva i movimenti di Gökberk, cercando in un like, in una canzone in sottofondo, in una frase apparentemente casuale, un riscontro, un allineamento, una risposta silenziosa. Il bello, o il complicato, è proprio questo. Le storie continuano a parlare, a volte, con voci che non si sentono ma si vedono. Fatto sta che quel dono, che molti descrivono come un bracciale d'argento con un dettaglio inciso, discreto ma riconoscibile, ha acceso la curiosità. Vederlo al polso durante una diretta, ritrovarlo in un set fotografico,
intravederlo a una cena con amici, piccole apparizioni, mai esibite, mai negate. E ogni volta, la stessa domanda, semplice abitudine o qualcosa di più? In fondo, gli oggetti hanno un potere che spesso sottovalutiamo, attraversano il tempo meglio delle parole, tengono insieme frammenti, ci dicono chi eravamo e chi abbiamo scelto di diventare. Questo continuo riaffiorare ha avuto un effetto chiaro, ricordarci che, se le storie cambiano forma, i segni possono rimanere. Non tutto è bianco o nero, ci sono le sfumature, e spesso è lì che abita la verità. Anche per chi è famoso, la vita non procede a titoli, procede a dettagli. E un dettaglio, a volte, sa raccontare più di 1000 comunicati. Forse è per questo che questa vicenda ci coinvolge tanto, perché ci parla di noi, del nostro modo di lasciare andare senza buttare via, di ricordare senza rimanere prigionieri. Arrivando al punto, il mistero del regalo di Gökberk a Cemre non ha una risposta ufficiale, ma apre una bella riflessione. Parla di come affrontiamo le separazioni, dell'importanza dei ricordi, della complessità dei rapporti umani e di come, anche sotto gli occhi di tutti, un gesto possa prestarsi a molte letture. Una cosa però è evidente, Cemre sembra vivere con autenticità. E questo piccolo particolare, così persistente e così sobrio, ci permette di intravedere una sfaccettatura in più del suo modo di essere. La scelta di continuare a indossare quel dono, qualunque sia il suo significato intimo, ha catturato l'attenzione e acceso un dibattito che probabilmente continuerà. Prima di salutarci, facciamo un passo indietro. Vi abbiamo riportato il contesto di Gökberk YLDRM e Cemre Arda, la loro intesa, le loro differenze che si incastravano, il loro addio composto. Abbiamo esplorato le possibili chiavi di lettura. Il ricordo affettuoso, la maturità emotiva, il messaggio sottile o, più semplicemente, l'apprezzamento per un oggetto che parla il suo linguaggio. Abbiamo riflettuto su come i gesti dei personaggi pubblici creino conversazione, quel gioco di specchi tra chi guarda e chi è guardato. E abbiamo, forse, capito una cosa, non sempre serve una spiegazione quando c'è una scelta coerente. Adesso tocca a voi. Cosa ci leggete, in quell'argento lucido che torna e ritorna? Pensate che Cemre attribuisca a quel regalo un valore simbolico, o che sia soltanto il suo modo di non rinnegare nulla? Vedete un possibile riavvicinamento, o credete che sia solo un capitolo chiuso con gratitudine? Ditecelo nei commenti, a Turkey News Magazine leggiamo tutto e, soprattutto, impariamo da quello che condividete. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi segue Gökberk e Cemre e ama le storie raccontate attraverso i dettagli. E naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Turkey News Magazine, entrate nella nostra community e non perdetevi quello che sta arrivando, nuove analisi, nuove domande, nuove sfumature. Ci rivediamo presto, con il cuore aperto e gli occhi attenti. Un abbraccio grande.